Oggi parliamo di un argomento molto difficile, è un argomento che effettivamente si fa fatica a volte a ricordare senza farsi prendere dalla commozione, perché è un argomento che tratta di dolore, un dolore provato da chi è morto, ma un dolore anche trasmesso nel tempo a chi ha compiuto una scelta difficile, molto difficile, ma obbligata per non morire di fame, per consentire alla propria famiglia di vivere, se non addirittura di sopravvivere. Un periodo che negli agi del XXI secolo molti italiani hanno dimenticato. Eppure era un periodo così vicino, nemmeno 80 anni fa, quando la guerra era appena finita, quando l'Italia era in piena ricostruzione, quando l'Europa stessa stava ripartendo. Un periodo che avrebbe accompagnato il cosiddetto boom economico, il rilancio dell'economia continentale. Un periodo che fu costruito, oltre che sull'ingegno e sulla industrializzazione, anche sul sacrificio di tante persone che più per necessità che per libera scelta dovettero sacrificarsi per far sì che il progresso fosse tale nel senso compiuto della parola. Oggi parliamo di quelle persone, di cosa hanno dovuto subire, del simbolo che sono diventate loro malgrado, lasciando la vita a centinaia di metri sottoterra. Oggi parliamo del disastro di Marcinelle e lo facciamo con grande rispetto nei confronti di chi ha dato la vita lì, in quell'angolo di Belgio, che doveva essere una terra promessa e che invece è diventato, usando le parole di un sopravvissuto, l'inferno in terra. Prima di addentrarci nel nostro video, vi esorto ancora una volta a pensare al tema della sicurezza. Ecco, la sicurezza sarà anche una parola chiave del nostro video di oggi, ma quella è la sicurezza materiale riferendosi a un ambiente di lavoro. Noi parliamo di sicurezza informatica, un aspetto da non sottovalutare, perché soprattutto d'estate, quando si viaggia un po' di più e si accedono a reti wifi pubbliche, il rischio di entrare nel mirino di qualche malintenzionato che potrebbe voler curiosare nei dati personali o peggio ancora nei dati bancari di chi naviga online è ben maggiore. Noi di Dietro la Storia ci siamo affidati da lungo tempo a un partner strategico come NordVPN che ci consente di navigare in piena sicurezza ovunque ci troviamo, da qualunque dispositivo e anche accedendo a argomenti, ad elementi che a volte sono bloccati per motivi di geolocalizzazione. Anche voi potete usufruire del medesimo servizio grazie alla nostra partnership e accedendo ai piani biennali di NordVPN attraverso i link che trovate in descrizione al video. Attraverso questi link voi potrete scoprire i piani biennali che vi offrono 4 mesi gratuiti e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. Per alcuni anni il Belgio è stato una sorta di terra promessa, o più che terra promessa è stata una terra obbligata. Imparate una lingua e andate all'estero, così diceva Alcide De Gasperi, il padre della democrazia cristiana. E questa raccomandazione era stata utilizzata sostanzialmente per accompagnare e giustificare l'ennesima migrazione italiana. L'Italia era stata terra di migrazione verso le Americhe nell'Ottocento e ai primi del Novecento. Gente disperata che voleva scappare dalla fame, dall'indigenza, da situazioni sociali insopportabili. Aveva scommesso tutto sulla traversata oceanica, verso gli Stati Uniti o verso il Sud America, per rifarsi una vita. Molti non erano più tornati indietro, erano rimasti lì, avevano costruito le proprie comunità, trovato un posto di lavoro, si erano alla fine integrati. Ma dopo la Seconda Guerra Mondiale, con l'Europa ancora in fase di ricostruzione, c'era stata un'altra migrazione, questa volta verso il Belgio, all'interno degli obiettivi del piano Marshall, anche come ammortizzazione della conflittualità sociale all'interno del paese. Si era pensato di favorire la migrazione delle masse di lavoratori italiani che dopo il conflitto faticavano a reinserirsi nella società perché le fabbriche erano in ricostruzione, perché l'economia era stata devastata dal conflitto, verso altre zone, tra cui il Belgio, che anche questo era stato toccato pesantemente dal conflitto, ma aveva mantenuto inalterata la propria economia estrattiva mineraria. Il Belgio aveva costruito le proprie fortune sull'Union Minière, una grande conglomerata, oggi si direbbe una multinazionale, che tra le miniere della zona di Charleroi e l'attività estrattiva nel Katanga, nel Congo belga, aveva fatto fortuna. Se nel Katanga si estraeva la gomma, il caucciù, i diamanti e l'uranio, a Charleroi, principalmente nella zona di Marcinelle, si estraeva il carbone, quel carbone che era necessario a far ripartire l'economia produttiva dell'Europa. E all'interno proprio di queste logiche era sorto un accordo siglato con un trattato nel giugno del 1946, appena un anno dopo la fine della guerra,
per destinare masse di lavoratori italiani al lavoro nelle miniere di carbone belghe. Questo accordo, che all'epoca veniva visto come necessario, ma oggi agli occhi nostri della società attuale risulta estremamente disumano, prevedeva che l'Italia ricevesse una determinata quantità di carbone estratto da quelle miniere per ciascun minatore inviato in Belgio. Un accordo minatori contro carbone. Mandateci forza lavoro, schiavi sostanzialmente, e noi vi mandiamo il carbone. Questo è uno degli accordi più oscuri, più controversi, oggi potremmo dire più disgustosi della nostra politica. Veniva visto come un male necessario, una deportazione economica, una vendita di lavoratori dell'Italia in cambio di un po' di carbone. Non erano in fondo delle logiche molto diverse dagli schiavi del nazismo di cui abbiamo già parlato in un altro video. Certo, lì era una questione bellica, lì c'erano delle deportazioni coatte, qui invece erano delle deportazioni semivolontarie, dettate dalle logiche superiori della necessità dei paesi di avere il combustibile per le imprese, per ricominciare a ricostruire, a vivere. Ma tutto ciò avrebbe avuto delle conseguenze. Le prime conseguenze erano state dal punto di vista strettamente sociale. Il fabbisogno di manodopera italiana all'interno dell'industria mineraria belga era stato fissato in circa 50.000 lavoratori da trasferire in Belgio al ritmo di 2.000 alla settimana, con un'età massima di 35 anni, quindi nessuna persona di mezza età, e, attenzione, in buon stato di salute, perché d'altronde il lavoro in miniera è pesante e non è adatto a chi è fuori forma o a chi magari presenta qualche patologia. È un lavoro difficile, è un lavoro usurante, è un lavoro che espone a grandi rischi. La filiera del reclutamento prevedeva il passaggio attraverso l'ufficio provinciale del lavoro in ciascuna provincia, in cui erano stilate le liste di reclutamento, la visita medica di controllo e poi il trasferimento a un centro per le migrazioni in Belgio, a Milano, nei pressi di una caserma, anzi una ex caserma, in piazza Sant'Ambrogio. Ma una volta arrivati in Belgio, i minatori si scontravano con una vita ancora più dura rispetto a quella a cui già si erano preparati psicologicamente, perché non si tratta solo di entrare nelle profondità della terra, vivere nell'oscurità, con una luce fioca a illuminare la propria giornata e il desiderio unico di ritornare all'aria aperta finito il turno. C'era molto di più, c'era molto di peggio. La società belga non aveva accolto positivamente l'immigrazione straniera. Tutti i belgi sapevano che quei lavoratori erano necessari, che erano fondamentali, che l'industria mineraria non sarebbe sopravvissuta senza l'ausilio di quei lavoratori che venivano da lontano, venivano da altri paesi e molto spesso non parlavano il francese, figurarsi il fiammingo, ma tutto ciò ai belgi, alla società belga, non era piaciuto. I cartelli nei negozi e negli esercizi pubblici, nei bar, nei ristoranti, vietato l'ingresso ai cani e agli italiani, erano diventati il simbolo distorto, il rovescio della medaglia mefistofelico di quella che era stata una emigrazione suggerita, forzata, per fame, per necessità nazionale, per interesse dello Stato, ma a scapito della povera gente, di chi aveva creduto nella possibilità di un lavoro e si era ritrovato schiavizzato ed emarginato. Nonostante i protocolli d'intesa prevedessero la realizzazione di alloggi, era scritto convenienti, il che oggi potremmo dire, ma convenienti nel senso di a buon mercato o di condizioni di vita almeno dignitose? Bella domanda, qualcosa a cui non abbiamo mai trovato una chiara risposta. Dicevamo, nonostante i protocolli prevedessero determinati requisiti, gli immigrati alla fine alloggiavano nelle baracche delle miniere o anche nelle baracche dei vecchi campi di prigionia tedeschi, in cui l'elettricità non c'era, l'acqua corrente era episodica e l'igiene era ridotta al minimo indispensabile. In queste condizioni di vita assolutamente impossibili, migliaia di italiani erano andati comunque a lavorare e molti di questi si trovavano al Bois du Creuset, bacino carbonifero di Charleroi, poco distante dalla città di Marcinelle. La miniera del Bois du Casier aveva strutture abbastanza datate, risalivano ancora al 1830. Ancora prima della guerra si era discusso della possibilità di chiudere quel sito estrattivo in mancanza di un adeguamento delle condizioni prima di tutto di lavoro, oltre che di sicurezza. Macchinari vecchi, procedure a volte
non rispettate. Tutto questo rendeva il Bois du Casier un posto pericoloso. Eppure la domanda di carbone in Belgio, ma in tutta Europa, aveva mantenuto attivo il sito produttivo. Solo pochi anni prima, all'inizio degli anni 50, era stato sottoscritto quel trattato istitutivo della CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Vi partecipavano l'Italia, la Francia, la Germania occidentale e il Benelux. Era il nucleo della futura Unione Europea. Era un tentativo per iniziare a creare una nuova Europa, basandosi su ciò che all'epoca era strettamente necessario, il carbone e l'acciaio. Carbone che veniva proprio dalle miniere del Belgio, carbone che veniva anche dal Bois du Casier, dove lavoravano centinaia e centinaia di italiani a 600, 700, 900 metri sottoterra. Ed è lì che la mattina dell'8 agosto del 1956 si sviluppa la tragedia che darà al nome della cittadina di Marcinelle. Una nomea lugubre, una nomea di morte. Nessuno da quel giorno ricorderà più con piacere il nome di Marcinelle. Anzi, si tenderà a dimenticarlo e a ricordarlo solo quando arriva l'8 agosto, quando i rintocchi di campana, in un sito che oggi è chiuso, diventato patrimonio UNESCO per la memoria, risuonano nel silenzio. È la mattina dell'8 agosto 1956. Come sempre, nei vari pozzi ci sono i turni, ci sono gli operai, ci sono gli scavatori, ci sono gli estrattori, uomini che lavorano come bestie da soma, che scavano, ricavano, caricano sui carrelli, sugli ascensori, mandano in superficie. La procedura è come una continua catena di montaggio. Ci sono delle regole da seguire, ma a volte queste regole saltano. Saltano perché ci sono altre esigenze. Saltano perché nella speranza o comunque nell'idea di poter migliorare, efficientare la catena di montaggio, si sbaglia qualcosa. Sono le 7:56 dell'8 agosto. Un operaio italiano, Antonio Iannetta, addetto alle manovre del livello 975 metri, dopo aver caricato l'ultimo carrello, avvia la risalita dell'ascensore. Da quel momento Antonio lascia il suo posto di lavoro e va alla ricerca di altri carrelli pieni. Al suo posto resta il suo aiutante, un belga, si chiama Vossor. Di lì a poco inizierà la tragedia. Sono le 8. In superficie, Maurois, l'addetto alle manovre, telefona a Vossor. Ha bisogno dell'ascensore per il piano 765, un piano superiore rispetto al 975. Maurois e Vossor si accordano sui protocolli di lavoro, ma quell'accordo è sbagliato, quell'accordo che prevede che per 2 viaggi l'ascensore sarà libero dal carico. Va contro le normative di sicurezza. Maurois vorrebbe far partire l'ascensore senza il via libera del piano 975, ma questa decisione, sbagliata, prevede che dal piano 975 per ben 2 volte non si possa caricare l'ascensore. Fatto l'accordo al telefono, Vossor inizia la ricerca di vagoncini pieni. Sono le 8, 1 minuto e 40 secondi. 3 minuti e spiccioli dopo, uno dei 2 ascensori arriva al piano 765 per essere caricato. L'altro si trova nel pozzo superiore a 350 metri. Sono le 8:07. Il primo ascensore è carico, risale in superficie. L'altro, quello che si trovava nel pozzo superiore a 350 metri, ridiscende a 975 metri. Antonio Iannetta ha finito la sua ricerca dei carrelli ed è ritornato al suo posto di lavoro. A quel punto c'è un'incomprensione. Antonio chiede a Vossor se si può caricare e Vossor gli risponde in maniera affermativa. Maurois in superficie dirà che Vossor non ha dato nessuna autorizzazione, ma Vossor non potrà mai né confermare né smentire, perché morirà di lì a poco. Sono le 8:10. Il primo ascensore arriva in superficie, l'altro scende al livello 975. Antonio non sa che il secondo ascensore non deve caricare, deve essere lasciato libero. E cosa fa? Inizia involontariamente a caricare i vari carrelli. La manovra però non riesce. Il sistema che blocca il carrello durante la risalita dell'ascensore si inceppa perché non è previsto il caricamento. Antonio Iannetta non capisce cosa stia succedendo, perché d'altronde il sistema dovrebbe essere settato per l'esclusione in caso di blocco. Ma non c'è un blocco. E allora perché? Perché non si riesce a rimandare sui vagoncini? Tenete presente una distinzione. I vagoncini si muovono in base al peso. Se sono vuoti, sporgono di 35 cm dalla catena che li riporta su. Se sono pieni, sporgono di 80 cm. Antonio Iannetta tenta in ogni modo di far ripartire l'ascensore. Non riesce a capire cosa stia succedendo, ma è sicuro di una cosa, che in superficie nessuno darà il via libera senza che lui, Antonio Iannetta, abbia detto che è tutto a posto, che si possa finalmente far ripartire l'impianto. Ma in superficie Maurois non sa nulla, perché non ha parlato con Antonio Iannetta, ha parlato con Vossor.
Maurois è convinto che quel carrello mandato giù libero tornerà giù libero, senza carico. Ecco perché alle 8:11, dopo aver scaricato il primo ascensore, Maurois avvia anche il secondo, quello al piano 975. Antonio Iannetta vede improvvisamente quei carrelli muoversi in maniera brusca. Non dovrebbero muoversi, dovrebbero stare lì fermi perché ancora non è stato caricato nulla. Solo alcuni vagoncini sono pieni, altri sono vuoti. Non si può muovere l'ascensore quando i carrelli non sono tutti completamente vuoti o completamente pieni, perché è un rischio, ma Antonio, da là sotto, non può fare nulla. L'ascensore si muove improvvisamente. I due vagoncini maggiormente sporgenti, quelli caricati, sbattono contro una putrella del sistema d'invio. La putrella finisce addosso a una condotta dell'olio. L'olio ad alta pressione che serve ad alimentare il sistema oleodinamico. Lì vicino ci sono i cavi telefonici e due cavi di alta tensione per alimentare le luci in profondità. C'è anche dell'aria compressa che serviva per i martelli pneumatici. Questo urto della putrella che va a tranciare tutti questi cavi provoca un incendio enorme, un'esplosione sottoterra. Il fuoco comincia a divampare. Antonio scappa, riesce a risalire velocemente in superficie. Cerca di dare l'allarme. L'incendio si stabilizza tra il piano 975 e il 675. Non scende giù, non scende oltre. Ma i minatori che sono là sotto vedono arrivare la palla di fuoco e chi riesce a scansare la palla di fuoco si ritrova nel mezzo di una nube tossica. Chi risale in superficie dà l'allarme, dice che là sotto è un inferno, bisogna agire in fretta, bisogna allertare le squadre di intervento. Ma passano oltre 20 minuti prima che arrivi la telefonata alla centrale di soccorso che si trova a Marcinelle, a 1,5 chilometri. I soccorritori impiegano altri 10 minuti per arrivare. Nel frattempo là sotto stanno morendo. Muoiono come mosche. La prima squadra di soccorso arriva sul posto quando sono quasi le 9. È passata quasi un'ora dalla tragedia. I soccorritori cercano di scendere, usano degli respiratori Draeger per farsi largo. Arrivano fino a 1035 metri di profondità, ma non riescono a uscire dall'ascensore. Si sentono dei lamenti, nessuno risponde alle chiamate. Il capo squadra decide di far risalire l'ascensore e quando arriva a quota 975 vede le fiamme che hanno già superato le porte tagliafuoco. Capisce che è troppo tardi. I pozzi dell'aria sono inutilizzabili. I cavi degli ascensori a poco cedono, non si salverà nessuno. Solo i primi che sono riusciti a risalire in superficie potranno sopravvivere. Per gli altri non c'è niente da fare. Chi rimane intrappolato sotto aspetta nel buio, mentre il fumo sempre più acre si fa strada tra i cunicoli. Aspetta ciò che non arriverà mai. Aspetta il soccorso, aspetta la via di fuga. Ci vorranno 2 settimane per aprire una via di fuga che non servirà a nessuno. Il 22 agosto del 1956, alle 3 di notte, risalendo dai pozzi, uno dei soccorritori, in italiano, dice solo 2 parole: tutti cadaveri, non è sopravvissuto nessuno. 262 morti. 136 italiani, 95 belgi. I sopravvissuti alla tragedia di Marcinelle sono appena 13. È un qualcosa di mai visto prima. È un qualcosa che scuote l'opinione pubblica in Belgio e anche in Italia. Ci vorranno settimane, mesi per recuperare tutti i corpi. L'ultimo sarà ritrovato, pensate, soltanto nel dicembre del 1957, più di un anno dopo la tragedia. In quella tragedia, che periscono così tanti lavoratori stranieri, il Belgio si riscopre fragile e riscopre anche la parte più buia, quella precedente, quella del razzismo nei confronti degli stranieri, della xenofobia. Quella tragedia, quando arriva in Italia, scuote anche lì le coscienze e si comincia a pensare: ma non c'era altro modo per ottenere del carbone, e non c'era altro modo per promuovere un lavoro che fosse dignitoso per i nostri connazionali. La realtà dice che fino alla fine degli anni 60 la migrazione per motivi lavorativi è all'ordine del giorno nell'Italia post-bellica, nell'Italia della Repubblica. Gli incidenti sul lavoro, che sono una costante ancora oggi e che rappresentano ancora oggi un limite enorme nei confronti proprio di quel lavoro che è presente nella prima parte della Costituzione, nel primo articolo: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Quegli incidenti sono una vergogna e lo sono oggi, ogni volta che muore un operaio in un cantiere, in una miniera, in una fabbrica, così come lo è stata a Marcinelle l'8 agosto del 1956. Di quella tragedia resta il ricordo, che però si manifesta solo una volta l'anno, ogni 8 agosto,
come se fosse un evento da tenere rinchiuso nella scatola della memoria, con un pizzico di vergogna, e da riaprire in una unica data, solo per 24 ore, per poi tornare dentro quella scatola, perché provoca ovviamente vergogna, provoca disgusto. Ma per capire cosa fu davvero Marcinelle, bisognerebbe andare lì, in quella miniera, oggi chiusa e trasformata in un sito UNESCO. Bisognerebbe vedere in che condizioni lavoravano quegli operai, respirare quell'area acre, pesante, da miniera, vedere la luce fioca e immaginarli lì col volto sporco di caligine mentre vedono arrivare il fuoco, vedono arrivare il fumo e uno a uno capiscono che non c'è via d'uscita, come topi in trappola. Marcinelle è stato questo per l'Italia. È stato un giorno di lutto ed è stato il simbolo di una tragedia. Ma se ancora oggi, non a Marcinelle, non in Belgio, non in giro per il mondo, ma nella nostra Italia muoiono ancora tante persone mentre stanno lavorando, mentre stanno facendo qualcosa per sfamare se stessi e la propria famiglia, allora ci dobbiamo domandare: perché noi impariamo nulla? Perché noi impariamo da Marcinelle? Perché noi impariamo da tutte le grandi tragedie che riguardano il lavoro, che riguardano il tentativo da parte del cittadino italiano di elevare la propria condizione sociale, di poter creare un minimo di benessere per se stesso e per i propri cari? Perché? Forse perché qualcuno sottovaluta i rischi, forse perché qualcuno baratta volentieri i rischi con la produttività, forse perché ci sono altri interessi in gioco, ma nessun Stato può dirsi compiutamente democratico, nessun Stato può dirsi compiutamente moderno senza una piena attenzione ai diritti dei lavoratori, perché alla fine ogni vita conta e la vita di un operaio, di un minatore, di un muratore, di un carpentiere o di chi volete non è diversa dalla vita di un insegnante, di un giornalista come me, o di voi che fate chissà quale lavoro, o di un ministro, o di un industriale. Sono tutte vite umane. E allora, chiudendo questo video, io vi esorto a ripensare a una cosa. Marcinelle ci deve insegnare il rispetto per la vita umana dei lavoratori. Nessun chilo di carbone è barattabile con una vita umana. Nessun posto di lavoro è barattabile con il diniego della dignità e col mancato rispetto delle normative di sicurezza. Un lavoro, per essere degno, deve essere pagato il giusto, deve essere sicuro e deve mantenere intatta la personalità di qualunque cittadino, uomo o donna che sia. Buon agosto e ripensate sempre, non c'è solo Marcinelle. La sicurezza sul lavoro deve essere una costante, ovunque e sempre.